Quando ho iniziato a viaggiare negli anni '80, mi spostavo usando una valigia o al più una borsa, un borsone. La valigia che usavo non aveva rotelle e il borsone non era di quelli che si trasformano in zaino, ma avevano due maniglie piccole, poi una più una tracolla lunga che potevo mettermi appunto sulle spalle. Poi a un certo punto nella mia vita è comparso il carrellino, questa cosa qua che ho visto negli aeroporti internazionali e che mi ero affrettata a comprare. Era un carrellino che si apriva e sopra con dei lacci, con degli elastici, coi ganci, ci fissavo la borsa, la valigia, quello che avevo e così potevo portarmelo dietro, aveva le ruote. E ricordo poi che solo molto più avanti, molto dopo, ho acquistato la mia prima valigia con le ruote, perché mi spostavo sempre con gli zaini borsa. Poi però più avanti ho comprato queste valigie, mi pare fosse di marca Roncato, con le ruote, due ruote. Ora ho fatto un po' di ricerche e ho scoperto che nonostante siamo riusciti a mandare le persone sulla Luna negli anni 60, l'invenzione della valigia con le due ruote risale al 1987. Infatti un pilota aveva pensato che per spostare la sua valigia, perché non metterci delle ruote? 1987, avete presente? Incredibile. E solo nel 2004 poi è arrivata la valigia con le quattro ruote, dove ogni ruota si gira su se stessa. Ora, le valigie che ho io, ho ancora le vecchie valigie della Roncato, funzionano abbastanza bene, anche se due ruote diciamo che sono difficili da portare a volte, perché soprattutto quando la valigia è pesante si deve inclinare e quindi è vero che ci sono le ruote, ma porti anche il peso con le braccia. Le valigie con le quattro ruote sono sicuramente più facili da portare, ma da portare se ti stai muovendo all'interno dell'aeroporto, perché nel momento in cui esci per strada, soprattutto le strade che frequento io, che sono piene di buchi, ma anche senza buchi, San Pietrini, pietre varie, eccetera, sono più problematiche. Ora io sono in attesa dell'invenzione di una valigia con le ruote che risolva questi problemi, sempre problemi da primo mondo, e che sia facile da portare, che non pesi sul braccio e che però riesca anche a superare i terreni un po' più impervi. Ora non dico l'hovercraft, quello che non tocca per terra, però non lo so, diamoci da fare visto che siamo così bravi a inventare tutte le cose più incredibili tecnologiche. Dico, viaggiare si viaggia, adesso stiamo imparando a viaggiare molto più leggeri, però dai, datemi una bella valigia che non mi faccia sudare quando me la porto in giro.